Buongiorno Pamela. Buongiorno. Sono molto felice di essere qui ancora con lei. I'm very happy to be here again with you, Peter. You're going to present at the EMCC Italia conference on the 17th of November. So would you like to just tell us what your, well, first of all, actually, before I start, I'd love to actually introduce you. So I'll do the introductions directly in Italian. Questo è il professore Peter Hawkins. Peter è quello che si chiama un thought leader sullo sviluppo organizzazionale e anche sulle trasformazioni delle organizzazioni. Lui ha scritto tantissimi libri. Nel 2020 lui l'ultima volta che ha presentato in Italia alla conferenza ICF sul beauty and coaching, la bellezza nel coaching, e che fra l'altro è uno dei nuovi libri che uscirà l'anno prossimo. Volevo dire che Peter è un professore a Henley Business School in coaching e lui è stato sulla shortlist per il Global Coaching Award quest'anno. E questo era proprio per il lavoro che Peter fa nel team coaching sistemico. So I was just telling a little bit about your background, Peter, all the books you've written, the last conference you did in Italy on beauty, and that then your new book will be coming out next year, and that you were shortlisted for the Global Coaching Award on your work on systemic team coaching. So, Peter, would you like to tell us what your speech is going to be, your talk is going to be about in the conference, what you're going to talk about? Well, I'm going to start from the context of the great challenges that we're facing in the world right now, and how I think this is calling for a very different approach to the whole coaching field and organizational development field. That actually what is urgently needed is for the coaching profession to move its focus from coaching individuals to coaching connections. One senior CEO, when we did our research for Henley Business School on the future of leadership, said to me, listen, I've got lots of coaches who coach my individual leaders. I've got lots of consultants who consult to parts of my organization, but that's not where our challenges lie. All our challenges lie in the connections. The connections between people in the team, between the functions, but also the connections between teams, the connections between us as an organization and our stakeholders. So I'll be looking at how systemic team coaching draws upon the best of coaching, but also the best of organizational development and organizational transformation, and brings those together into a field where we're not just coaching people in relationships, but we're helping organizations transform at the speed the world is now requiring them to do. Okay. Shall I just translate that very quickly? Thank you, Peter. So, Peter stava dicendo che prima l'ha messo tutto nel contesto, quindi nella sfida che le società e il mondo sta affrontando in questo periodo. Quindi lui ha detto che dal punto di vista del coaching, ma anche dal punto di vista di sviluppo organizzazionale. Quindi quello di cui il mondo ha un bisogno anche urgente è quello di fare coaching delle connessioni. E Peter ha parlato di un CEO, un senior CEO, con cui ha parlato quando ha fatto una ricerca per Henley Business School sul future of leadership, il futuro del leadership. E quello che ha detto questo executive è che ci sono tantissimi coaches che fanno coaching agli individui nelle sue aziende.
ci sono tanti consulenti che fanno consulenza su diversi pezzi dell'organizzazione, però il problema non è lì, il problema è proprio nelle connessioni. Quindi quello che di connettere le persone, di connettere le funzioni, di fare coaching delle connessioni tra le funzioni e anche tra i diversi teams e anche tra l'organizzazione e le loro stakeholders, loro interlocutori. E quindi questo è proprio la parte, è proprio l'innesco tra lo sviluppo organizazionale e anche la trasformazione organizzazionale dell'organizzazione. È qui che veramente c'è la differenza. Quindi di portare insieme le persone, e non è solo la relazione, ma proprio l'interconnessione. Ok. So in some way, what I've been covering is a model for how do we look at a team, not just in terms of the relationships between the team members, but the relationship of the team to the teams above it, beneath it, upstream from it, downstream from it. So the thing that makes systemic team coaching different from a lot of traditional team development and team facilitation is that it's coaching the team not just on its internal processes, but how it connects and partners beyond its own boundaries. Quindi quello che Peter ha detto che proprio lui presenterà il modello che aiuta a vedere il team, non solo la relazione tra i membri del team e i processi interni del team, però dove il systemic team coach e comunque questo fa la connessione tra un team e le persone all'interno del team, il team con quelli che sono sopra, il team sopra e il team sopra, quelli che sono a destra, a sinistra e anche all'esterno, anche intorno. E quindi questo è proprio la differenza di sistema, team coaching sistemico. Non è solo fare coaching ai sistemi interni, ma è tutto l'esterno e anche proprio l'interconnessione con gli altri. And we'll be covering, therefore, not only how do we do team coaching, but how do we do team of teams coaching, which we're also bringing out a new book next year on, which is how do you help an organization create a team of teams where the impact is greater than that of the sum of the teams. Mm-hmm. Ok, è quello che dice Peter, che non è che non è solo fare coaching ai team, è fare coaching anche ai teams of teams. E questo, quindi questo ha un impatto molto più a livello sistemico, a livello proprio di tutta l'organizzazione. So we'll also be introducing notions about how can you develop from being an individual coach to a team coach, to a systemic team coach, to a team of teams coach. Because right now, the world needs people who can, whether they're just working with an individual or a team of teams, that they can be aware of the dynamics to all the other levels. Ok. So, quindi quello, Peter poi parlerà di come possiamo aiutare lo sviluppo da essere un coach individuale a essere un team coach, a essere un systemic team coach e poi un team of teams
coach. E questo aiuterà tutti, anche le persone che lavorano anche a livello individuale, a capire quali sono le diverse dinamiche all'interno del tutto il sistema dell'organizzazione e anche all'esterno. So this talk will be relevant even if you only want to work with individuals, because, as I constantly point out, there's no such thing as individual coaching. Mm-hmm. There's coaching with an individual and through an individual, but not of an individual. Mm-hmm. Yeah. So what Peter's saying is that quello che dice Peter è che questa presentazione che farà venerdì sarà anche molto interessante per le persone che fanno coaching, che fanno coaching individuale, proprio perché quello che dice Peter che non esiste fare il coaching solo dell'individuale, perché noi facciamo il coaching tramite l'individuale. Quindi c'è questo, facciamo il coaching anche con l'individuale, con l'individuo con cui stiamo lavorando. Quindi questo è proprio la ramificazione che questo ha su tutto il sistema. Because when you're coaching with an individual, one of the most common issues they bring to the coaching is, how do I lead my team? Mm-hmm. How do I deal with conflict in the team? How do I manage a difficult team member? Mm-hmm. So sooner or later, as an individual coach, you are supervising the team coaching of your coachee. Yeah, sì, exactly. Peter dice che quando stiamo lavorando con un individuo, comunque quello che stiamo facendo è che stiamo facendo una supervisione del team dell'individuo, perché nel coaching individuale comunque spesso le persone vengono con domande che come posso fare come posso lead my team, come posso gestire il conflitto nel mio team, come posso lavorare con individui che nel team che sono difficili, quindi comunque è sempre un approccio sistemico. And so therefore, when the individual arrives at the coaching room, the team dynamic, Mm-hmm. the organizational culture, the wider ecosystem and global challenges all arrive inside the coachee. Yeah. Quindi quando l'individuo arriva per le sessioni di coaching, comunque porta dentro proprio tutte le dinamiche del team, porta anche la dinamica dell'organizzazione e tutto l'ecosistema che è più largo dell'organizzazione e dove è l'organizzazione, dove è situato. So on this talk, we will cover what are the 5 essential disciplines that every team has to master to be effective. What are the stages in the systemic team coaching journey? And how do we think, whether we're working at the individual team or team of teams level, how do we work with all the nested systems those people are part of? Okay. E quindi Peter parlerà durante il suo discorso, la sua presentazione, proprio delle 5 discipline che sono essenziali per comunque di capire se facciamo coaching individuale, se facciamo coaching di teams o se facciamo coaching proprio di team of teams, e quali sono le diverse fasi del viaggio di systemic team coaching. E proprio di capire, è un modo anche per capire
quali sono, lui li parla nested systems, che sono proprio i sistemi dentro il sistema. Quindi noi siamo parte del sistema e il sistema fa parte di noi, come proprio le matriosche. So is there anything else it would be useful I for me think to cover? Yeah, thank you, Peter. Thank you so much. I think that I think this is fantastic. I think that it's it was really interesting, and I just invite everybody to come and listen and have the opportunity to listen to Peter's fabulous presentation. It's really a pleasure. Grazie. Grazie, Peter. Arrivederci. Arrivederci. Ci vediamo il 17. See you on